L'uomo, dopo aver compiuto la strage, è scomparso. Il medico che lo aveva in cura ha dichiarato che era un tipo pericoloso, ma con i farmaci prescritti la sua furia doveva essere sotto controllo. È probabile che abbia smesso di assumere i medicinali. Un aggiornamento. Salgono ad 8 le vittime della follia. Anche il figlio più grande dell'uomo, l'unico trovato ancora in vita, è morto pochi minuti fa in ospedale. Adesso Cazzo di radio. Pronto? Io bene, tu? No, senti, guarda, non me ne frega niente. Ma come perché? Me ne ha fatte troppe. Io sono buono, tengo duro, non ci vado finché posso, ma poi alla fine esplodo. Come dici? Senti, guarda, davvero, non mi interessa. No, non sto fumando, ho smesso di fumare. Sto guidando. Senti, non posso passare la vita a litigare con una che non mi capisce e vuole solo cambiarmi. E non posso parlare di cinema perché lei si annoia, non posso portarla a teatro perché lei si annoia, non posso bere birra perché fa male, gonfia, non posso mettere i jeans perché non sono eleganti, non le piacciono. Ha pure cercato di farmi mangiare i carciofi, a me fanno schifo i carciofi. Tu ridi. Come? No, scusa, mi sono distratto, che c'era una macchina ferma. Senti, davvero, non mi interessa. No, io mi sto facendo questa vacanza proprio perché voglio lasciarmi tutto alle spalle. Il lavoro è noioso, la mia ex è noiosa, la città è noiosa. Ho bisogno di respirare un po'. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Potenza della tecnologia. La radio non funziona, il telefono non funziona un cazzo, non funziona. Non c'è speranza, è la fine. Siamo tutti fregati. Moriremo tutti. È la fine. È la fine. Oh! Guidi, devi guardare la strada, mi stavi mettendo sotto, ti devono togliere la patente. Scusami. Scusami un cazzo. Ti sei fatta male, stai bene? Non toccarmi. Calmati. Scusami. Sicura di stare bene? Sì, sto bene. Mi dispiace, mi sono distratto un attimo, non so cosa... Ti sei distratto un attimo? Sì, mi sono distratto un attimo. Alla radio trasmettevano una specie di giallo. Un giallo alla radio? Tu sei un deficiente. Senti, ti ho detto che mi dispiace. Che ci fai qui? Mi si è rotta la macchina. Stavo andando al lavoro e sono in ritardo. Beh, allora potevi evitare di venirmi addosso.
Io potevo evitare di venirti addosso. Sei tu che devi guardare la strada. Se ci fosse stato un bambino l'avresti ammazzato. Va bene, ok, stavo scherzando. Scusami, mi dispiace. Dove stavi andando? A cercare qualcuno. Mi serviva aiuto, non è passato nessuno per mezz'ora. Poi ho visto la tua macchina, ti volevo chiedere un passaggio. E tu a momenti mi metti sotto. Posso sempre farmi perdonare. Posso offrirle un passaggio, signorina? Non accetto passaggi dagli sconosciuti. Io sono Max. Sara. Ciao, Sara. Ciao, Max. Sara. Un po' d'acqua? No. Fumi? No, ho smesso. Allora, cosa ti porta in questa landa desolata? Lavoro. Che tipo di lavoro? È complicato. Cioè? Spiegami. Non posso. Perché non puoi? Che fai, la spia? Cambiamo discorso, tu? Io cosa? Cosa fai? Non so se posso dirtelo. Ah, fai la spia anche tu. Il broker? Vita avventurosa. No, quella la facevo prima, ero investigatore privato. È un lavoro pericoloso. Oh, non ti dico. Il massimo del rischio era seguire qualcuno per scoprire che cornificava la moglie o il marito. Poi mi sono rotto e ho cercato un altro lavoro. Ho cominciato a collaborare con un mio amico che faceva il promotore finanziario, la cosa ha funzionato e ci sono rimasto. E adesso? E adesso sono in vacanza. La verità è che mi sono rotto di nuovo. Beh, si vede che in fondo non era quello che volevi fare. Non lo so, ma comincio a essere un po' troppo vecchio per cercare ancora di capire cosa fare da grande. Non ti preoccupare. Siamo tutti destinati a qualcosa, troverai la tua strada. Grazie, adesso va molto meglio. Ma non cambiamo argomento, perché fai la misteriosa? Cioè? Parlami del tuo lavoro. Te l'ho detto, non posso. Ti diverti a prendermi in giro? No. Va bene. Mi sono laureata da poco. Mi occupo di ricerche scientifiche legate ai farmaci. Sto andando in un laboratorio per fare un periodo di tirocinio. E ho firmato un contratto di riservatezza.
Mm. Poi? È tutto quello che ti posso dire. La spia. Dai, dimmelo, fai la spia. Licenza di uccidere e tutto il resto. Non faccio la spia. Ti ho detto, sono una ricercatrice. Cambiamo argomento adesso, però. Suggerisci? Di me abbiamo parlato, di te non possiamo parlare. Non ho detto che di me non possiamo parlare, non possiamo parlare del mio lavoro. Non siamo ancora abbastanza in confidenza per fare altri tipi di discorsi. Ah, ho trovato un argomento interessante. Dimmi. Siamo a corto di benzina. Molto bene. La situazione non è drammatica, ma è parecchio che non si vede un distributore. E prima o poi ne troveremo uno. Spero solo di non fare troppo tardi. Certo che è un laboratorio da queste parti. Cos'è? C'entra l'esercito? Ancora col mio lavoro. Mi incuriosisci? Scusa, ti incuriosisco io o ti incuriosisce il mio lavoro? Entrambi. Ah. È un'azienda farmaceutica. Di quello che devo fare io non ne so molto, non mi hanno spiegato grandi cose. Cioè, il segreto industriale, cose del genere. Certo che non è una bella giornata per le auto. A quanto pare no. Guardi la strada. Potresti investire qualcun altro in cerca d'aiuto. Non mi sembra molto affollata la strada. Che fai stasera? Cosa? Stasera, che fai? Io sto andando in un posto che tu non conosci e tu devi continuare la tua vacanza. Ma il mio viaggio è senza meta, quindi posso fermarmi dove mi pare. Ah. Anzi, forse una meta l'ho trovata. Ah, e che cosa intendi fare? Te l'ho detto, portarti a cena. Non ci credo. È molto semplice, ti lascio dove devi andare, poi vado in città, cerco un albergo e aspetto che tu finisca di lavorare. Poi torno a prenderti, ti porto al ristorante, così passiamo la serata insieme. Ma fai sempre così? Così come? Ci provi con tutte quelle che cerchi di investire? No, solo con quelle molto carine. Posso rifiutare? Sarei tentato di dirti di no. In fondo sei in macchina con uno sconosciuto, per quello che sai potrei anche essere un pazzo psicopatico in fuga dopo una strage. Non sarebbe molto furbo contraddirmi. Hai ragione. Non sarebbe molto furbo. Ma chi ti ha detto che io sia una persona furba? E quello? Sembra un incendio. Di qua, gira a sinistra. C'è un posto di blocco. Buongiorno. Che succede? C'è stato un grosso incidente più avanti. La strada è completamente bloccata. Ma io dovrei andare al lavoro. Mi dispiace, signorina, ma da qui non si passa. Senta, sono molto in ritardo. Dove deve andare? Alla Safran. L'incidente è avvenuto proprio davanti l'entrata della Safran. Da qui non può arrivarci. O tornate indietro da dove siete venuti, oppure andate in città e aspettate che le cose si risolvano. Andiamo a prendere un caffè.
Tanto ormai è tardi per tardi. Se posso darvi un consiglio, quando andate in città, non dite che siete diretti alla Safrum. Perché? Ne eviterete dei guai. Come mai? È una storia complicata. Buona giornata. Buongiorno. Questa non l'ho capita. Nemmeno io. Ma penso sia meglio evitare il caffè. Va bene. Che facciamo? Io devo arrivare alla Safrum. Di qui non si passa, quindi troviamo una soluzione. Voliamo? Come un investigatore privato come te non ha una soluzione pronta. In realtà no. Senti, qui non prende nemmeno il GPS, non hai una cartina? Guarda nel cruscotto. Non ho capito, puoi ripetere? C'è stata una richiesta d'aiuto da un cellulare. Pare abbia trovato un cadavere vicino al bosco, al chilometro 2 circa, ma si è interrotta la comunicazione. E non potevi mandarci nessun altro? Ci siete solo voi in zona, sta arrivando la gente in moto per sostituirvi al posto di blocco. Va bene. La richiesta di soccorso è arrivata alle 11:01 in... Centrale? Centrale? La giornata diventa interessante. Trovato niente? Non lo so. Forse qui dietro la curva c'è una stradina non asfaltata che però finisce nel nulla. Almeno qui sulla carta. Vabbè, tentar non nuoce. Molto isolato. Già, I tuoi datori di lavoro ci tengono alla privacy. non ci vedo niente di strano. Devono proteggere il lavoro. Tutte le aziende farmaceutiche proteggono il loro lavoro, ma non tutte costruiscono in mezzo al nulla. Cos'è? Torna a galla l'investigatore privato. Eh già. Chissà che ci farebbero i militari da queste parti. Perché insisti tanto con i militari? Perché è strano. La radio. È da un po' che non prende niente. Si sarà staccato qualche cavo? Oppure qui intorno c'è qualcosa che disturba. Tipo? Non so, senti. C'è sempre lo stesso suono, come se ci fosse un trasmettitore molto potente che oscura tutto. Forse i militari stanno oscurando tutte le frequenze. Guarda. Cos'è? Non lo so, sembra un uomo. Che facciamo? Chiamiamo qualcuno? Non c'è campo. Vado a controllare, tu resta qui.
Pronto? Oh, eccoti. Sì, lo so. Non ti sento. Non c'è campo da queste parti. No, senti, sono in una situazione un po' particolare. Sì, c'è anche una ragazza, ma c'è uno steso al lato della strada. Non so se è morto. Pronto? Pronto? È solo uno spaventapasseri. Con una tuta della Safram. Andiamo, È sporca di sangue. andiamo. Cazzo, la benzina? No, è l'antifurto. Si innesca automaticamente quando la macchina resta ferma più di 2 minuti. Bisogna avvertire la polizia. Senti, io sono molto in ritardo. Di che cosa li vuoi avvertire? Di uno spaventapasseri insanguinato? Non lo so, ma la situazione mi sembra piuttosto strana. Cosa pensi? Non so cosa si combini alla Safram, né perché ci sia in giro una tuta aziendale sporca di sangue. Forse hai ragione. Avvisiamo la polizia. Oh cazzo. Sei preoccupata? No. Non lo so, tu? Beh, la tuta insanguinata, lo spaventapasseri, la radio che non funziona, il telefono che viene e va. Il telefono mi sembra una cosa normale. Sarà.
E pensare che volevo portarti a cena. Mi dai il permesso di invitarti? Attento! E che cavolo, potrebbero almeno mettere le sirene quando vanno di corsa. Anch'io dovrei andare di corsa. Dovevo essere al lavoro già da un pezzo. Perché non chiami la Safran? Non hai una persona di riferimento? C'è il professore capo del progetto, ma io non uso il cellulare. Io sì. Ma oggi va come gli pare. Niente, non c'è campo. Andiamo, va. Senti, Max, dimmi. niente, stavo solo pensando che la situazione è veramente assurda. Quello che mi conforta è che per ora è solo assurda. Che vuoi dire? Facendo l'investigatore ti rendi conto che spesso le situazioni assurde cambiano E? e peggiorano. Bene, ora mi sento più tranquilla. Tu sì che sai come rassicurare una donna. Scherzavo. Non volevo essere pessimista a tutti i costi. In fondo non è successo niente di particolare. Io non mi fermo. Sono d'accordo con te. Cosa sarà successo? Non lo so. Adesso comincio a essere davvero preoccupata. Forse la spiegazione è semplice. Forse. Magari si tratta di una serie di coincidenze che messe in fila sembrano... Sembrano cosa? Non lo so. Non si può passare, c'è un incidente. Sì, lo so. Senta, c'è l'auto di un suo collega. Un collega, Sì, è passata a tutta velocità e poi l'abbiamo vista ferma poco lontano da qui. si spieghi meglio. Vede, l'auto di un suo collega... L'unica auto in zona è quella dei due colleghi che stavano qui prima a fare il blocco. Veramente io in macchina ne ho visto uno solo. Comunque è ferma dietro la curva, a poche centinaia di metri da qui, ma non c'è nessuno dentro. È sicuro? Certo che sono sicuro, l'ha vista anche lei, diglielo Sara. Sì, è vero. Non è che è uno scherzo. Ma ho la faccia di uno che scherza? Moto 12 a centrale. Moto 12 a centrale. Lo vede? Questa è un'altra cosa strana. Auto 91 da moto 12. Auto 91 da moto 12. Senta, non mi potrebbe accompagnare alla Safran? Io dovevo essere lì già stamattina. Lei lavora alla Safrom? No, non ci ho mai lavorato. E probabilmente non ci lavorerò mai dato che non si riesce ad arrivare. Allora sentite, io non posso spostarmi da qui. Voi andate in paese e vi recate in centrale. Ma è veramente... Non posso spiegarvi. Voi andate in centrale e vi diranno loro. Andate. Buongiorno. Grazie, buongiorno.
Di furto di merda. In tutta questa faccenda c'è qualcosa che non funziona. Dai, forse è come hai detto tu. Saranno una serie di coincidenze. Forse. Cosa hai visto? Non lo so. Mi sembrava... Non lo so. Senti, perché non lasciamo perdere tutto e te ne vieni in vacanza con me? Dai, non scherzare. Non sto scherzando. È importante che io arrivi alla Saffron. Ma porca puttana. Adesso mi dici tutto quello che sai sulla Saffron. Te l'ho detto, non ci ho mai lavorato. Sì, ma hai anche detto che era importante che tu arrivassi stamattina. Voglio sapere perché. Dovevo presentarmi per essere assunta. Non ti credo. Non ti credo. Prima hai detto che dovevi svolgere un periodo di tirocinio, poi che ti avrebbero licenziata, adesso che ti avrebbero dovuta assumere. Sto aspettando. Non è come pensi. Piantala! O mi dici che cosa succede, oppure scendi qui e io continuo la mia vacanza lontano da questo posto del cazzo. Continuati pure la tua vacanza. Bene. Bene. Ma porca puttana. Moto 12 a centrale. Moto 12 a centrale. Merda. Smettila. Sara, smettila. Scusami se ho urlato, ma mi hai preso in giro per tutto il tempo. Ora, se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo collaborare. Dobbiamo? Cosa c'entri tu? Piantala. Non mi dai scelta. Se non mi dici quello che sai, non posso aiutarti. Perché mi dovresti aiutare? Sei sola, in mezzo alla campagna. Stai andando in un posto che non si riesce a raggiungere a causa di un incidente. Io penso che sia una situazione pericolosa e voglio aiutarti, è chiaro? Ok. Sono stata assunta alla Saffron un anno fa, ma non lavoravo in questo laboratorio. Stavo presso la sede centrale. Ho cominciato degli studi su una molecola che doveva servire a curare certe forme di malattia mentale. Il mio capo ha cominciato una sperimentazione in questo laboratorio e io devo raggiungerlo per aiutarlo. E la fretta di stamattina? Te l'ho detto, c'è un esperimento in corso. Io sono l'assistente e ormai avranno cominciato senza di me. Parlami dell'esperimento. Cosa vuoi sapere? Il medicinale, la molecola. Cos'è? Dai, Sara, non faccia spionaggio industriale.
È una molecola che stimola il cervello a emettere delle sostanze che controllano specifiche funzioni. E fino a un certo dosaggio agisce per feedback negativo e poi invece si positivizza. In un linguaggio comprensibile? Praticamente stavamo studiando il modo per controllare gli impulsi violenti, verso se stessi e verso gli altri. L'unico problema è che la risposta è in base alla dose e al soggetto su cui viene testata la terapia. In base a chi la riceve e quanta ne riceve, funziona o no? In linea di massima sì. In realtà la questione è molto più complessa. Se si dà un dosaggio sbagliato ad un soggetto non idoneo, puoi stimolare delle reazioni incontrollabili, in un senso o nell'altro. Praticamente se sbagli, o lo riduci in uno stato catatonico, o scateni in lui i suoi istinti più violenti. L'unica cosa positiva è che le crisi durano poche ore. Quindi sapete tutto su questo farmaco? State solo calibrando le dosi? In un certo senso. Ti dispiace se continuiamo a parlarne in macchina? Assolutamente no. Cosa stai facendo? Cosa fai? Voglio fare 2 chiacchiere con il poliziotto. E poi credo che ci convenga stare vicino a qualcuno con una pistola. Che altro puoi dirmi di questi esperimenti? Niente di particolarmente importante. So solo che questa mattina doveva partire un nuovo protocollo di sperimentazione. Cazzo. Non è possibile. Cos'è? Sparire è diventato lo sport nazionale? Guarda. Max. Chi è? Non lo so. E non penso di fermarmi a chiederglielo. Chi era quello lì? Dove è andato il poliziotto? Che cazzo ne so io? Sta succedendo un casino. Dove stai andando? È bloccata la strada, c'è l'incidente. Speriamo. Ci saranno altre pattuglie, altra gente, magari qualcuno che ci dia una spiegazione. Vorrei proprio capire che cavolo sta succedendo. Sicura di non potermi dire altro che ci aiuti? Sì, sono sicura. Magari è successo qualcosa stamattina alla Safra. E io non c'ero. Oddio. Come sospettavo, non c'è nessun incidente. Ma cosa sta succedendo in questo posto? Si vede che la polizia era stata avvisata che c'era qualcosa che girava per il verso sbagliato e hanno organizzato la storia dell'incidente per tenere lontane le persone. Se fosse così ci sarebbero altri poliziotti. Nel paese è piccolo, forse non ne hanno abbastanza
Li hanno inviati a bloccare le strade in attesa che arrivassero i rinforzi. Che cosa facciamo? Bisognerebbe trovare un posto per chiamare qualcuno. La Saffron è vicina? Ci saranno dei telefoni? O vuoi tornare indietro? Guarda. Aiuto! Aiuto! Giriamolo, aiutami. Fai piano. Piano, piano, tranquillo. È soltanto un taglio superficiale. Non dovrebbe essere niente di grave. Lasciatemi andare. Fermo. Andiamo via. Fermati. Stai tranquillo, stai tranquillo. Con noi sei al sicuro, guardami. Guardami negli occhi. Sei al sicuro. Prendi l'acqua in macchina. Sì. Ehi, ehi. Pastrovic. Non l'aprire! Non l'aprire! Perché? Non è una cosa tua. Non hai nessun diritto. Lo sai che ti dico? Che non me ne frega niente di quello che pensi. Qui c'è un uomo ferito. Nella valigetta forse c'è qualcosa che ci può aiutare a capire che sta succedendo. È una proprietà della Saffron. Tu non la puoi aprire. E allora aprila tu. Non ho la chiave. Il mio dito. Cosa? Serve il mio dito. Piano. Ce l'hai? Sì, Come stai? Va meglio? sì, Bene. adesso sì. Chi siete? Che ci fate qui? Io sono la nuova assistente del professor Fabris. E lui è soltanto uno che mi ha dato un passaggio. Solo uno che ti ha dato un passaggio. Ti stavamo aspettando. Sì, lo so. Io sono il responsabile tecnico del progetto. Comunque dobbiamo andarcene. Ecco. L'avete voi? Cosa? La scatola. Quale scatola? La cazzo di scatola! Devo riflettere. Senti, non c'è tempo per riflettere. Sali in macchina e andiamo, dai. Non possiamo andarcene senza la fiala! Fiala? Fiala. Fiala! Che fiala? Non posso dirtelo. Non dirmi che l'avete fatto. Sì, Fatto cosa? Cos'è successo? è successo un casino. Devo recuperare la fiala. Dove mi avete trovato? Trovato. Ma ci hai fermati tu, mi spiegate che cazzo succede? Adesso calmati. Posso sapere che succede? Non ti posso spiegare adesso! Io me ne vado. No, aspetta! Aspetta! Aspetta cosa? State parlando di cose che non conosco e mi pare chiaro che ne sai molto di più di quello che mi hai detto. Quindi addio. Non puoi lasciarci qui! Certo che posso, guarda, lo sto facendo. Per favore, ti spiego tutto, ma non lasciarci qui. Mi hai rotto le scatole, tu e tutti i tuoi misteri. Per favore, recuperiamo lui, poi ti spiego tutto, promesso. Grazie. Mettilo in conto. Pare che la lista sarà lunga. Che cerchi? Magari possiamo aiutarti. No. Sì. È una scatoletta di metallo a chiusura a stagna. Una safe box. Che cazzo è una safe box? Un contenitore di sicurezza per sostanze ad alto rischio di diffusione. Ah, ecco, adesso è tutto più chiaro. Forse l'ho persa nel tunnel. Quale tunnel? Quello che porta all'uscita di emergenza. La Saffron è sotterranea.
Questa zona è tutta disseminata di uscite di emergenza. Molto interessante. Andiamo? Non posso andare senza la fiala. Devo tornare lì a prenderla. Sei sicuro di averla persa lì? Sono scappato da lì. Ho cominciato a correre. Sono uscito dalla vecchia fabbrica abbandonata e ce l'avevo. Poi uno di loro mi ha saltato addosso. Sono caduto e adesso non c'è più. Sono confuso, non ricordo. Forse ho respirato qualcosa mentre scappavo, non so. Quando è iniziata la rivolta. La rivolta? Non ho tempo di spiegarti, devo recuperare la fiala. Aiutiamolo, è importante. Sì, accompagnatemi. No. Io me ne vado. Ti Voi prego. fate come vi pare. Ti prego, ti prego. Oh, cazzo. Mio Dio. Sono loro. Vi prego, recuperiamo quella fiala. Torniamo alla struttura adesso. Ma porca puttana. Cazzo d'antifurto. Quanti ce ne sono? Cazzo! C'è qualcos'altro che devo sapere su questa maledetta storia? Vedi, Non possiamo dirti niente. Senti, se non mi dite che sta succedendo vi lascio qui. ha diritto di sapere. Ci sta aiutando. E anche io devo sapere che cosa è successo. Questa mattina abbiamo iniziato l'esperimento. Oltre ai soliti soggetti, c'era anche 127. 127. Sì, Abbiamo trovato una tuta della Safron con su scritto 127 su uno spaventapasseri poco lontano da qui. oddio. Allora è libero. Forse era quel tipo che abbiamo visto per strada, con i vestiti dello spaventapasseri. Nessuno sa chi sia. Era un soggetto portato dal professore. Nessuno di noi l'ha mai visto. Anche l'ultimo trattamento il professore l'ha fatto personalmente, nella camera di sicurezza che ospitava il soggetto. Camera di sicurezza. Sì. Il professore lo teneva in isolamento. Credo che fosse piuttosto pericoloso. L'esperimento di oggi era sempre sulle dosi? Ho dovuto spiegargli qualcosa. Allora? No. Purtroppo non era sulle dosi. Secondo il professore la sperimentazione andava troppo a rilento, quindi ha deciso di passare alla fase 3. Oddio. Cioè? La stabilizzazione dell'effetto. Senza sapere se il soggetto sarebbe diventato calmo o pazzo. Esatto. Bene. E cos'è successo? Uno ha tentato di suicidarsi subito dopo l'iniezione. Bene. Sapevamo che c'era il rischio di autolesionismo e l'abbiamo bloccato, ma ha continuato a provarci. Quando gli hanno messo la camicia di forza per portarlo in stanza, si è divincolato e si è suicidato, spaccandosi la testa contro il muro. Alcuni soggetti sono entrati in stato catatonico. E gli altri? Sono diventati delle furie. All'inizio sembravano non reagire. Ogni volta che non registravamo un effetto, passavamo al soggetto successivo. Quando anche l'ultimo ha ricevuto il farmaco, è scattato come un segnale. I 3 che avevamo portato in stanza hanno sfondato le porte, mentre un altro è saltato addosso al professore. Hanno spaccato tutto. Hanno ucciso tutti quelli che cercavano di fermarli. Il professore è morto. Io ho cercato di chiedere aiuto via radio. Ecco, eri tu la voce che ho sentito per radio. Che razza di trasmettitori avete? Le industrie farmaceutiche non usano radio, specialmente radio così potenti da oscurare tutte le frequenze. La radio è militare.
La Saffron svolgeva ricerche anche per l'esercito. Bene. Benissimo. Chissà che altre porcherie stavate facendo là dentro. Magari avete scatenato qualcosa di irreparabile. In laboratorio gestivamo solo microorganismi di classe 1. Non c'era nessun rischio letale. Come fai a dirlo? Tutta la situazione è letale. Eccola. Lì dietro. Nascondi l'auto lì dietro. No, da questa parte. L'ingresso sotterraneo è in una botola che porta alle vecchie cantine. Possiamo fare meno rumore, per favore? Grazie. Aspetta, Pastrovic. Devo recuperare la scatola, ve l'ho detto. L'avrò persa quando sono uscito dalla botola, non lo so. Cerchiamo di sbrigarci, non c'è tempo. Magari se ci aiuti facciamo prima. Ma perché è così importante questa safe box? Perché contiene una cosa che può salvarci la vita. Credo che abbiano capito che siamo qui. No, non possono essere già arrivati. Gatto del cazzo. Qui c'è la botola. Eccola! Bene. Prendiamo la macchina e andiamo. No! Dottore, ma che... Come va? Bene, insomma. Qui è veramente un casino. I convenevoli a dopo. Andiamo. Vengo con voi. Sì.
macchina è di qua, andiamo. Non si passa. Che facciamo? L'unica cosa che mi viene in mente è tornare alla Saffron dal sotterraneo e cercare un'altra uscita di emergenza. No. Quando sono scappato c'è stata un'esplosione. Il tunnel è crollato. Ci serve un'idea. Torniamo da quella parte. Ce li tiriamo dietro. Facciamo il giro e recuperiamo la macchina. Dai. Aspetta. Vado io. Lasciala! Sara! No! Se li attiriamo adesso, alla fine! Come va? Andiamo. Abbiamo finito. Grazie. Come stai? Credo bene. Stanno arrivando. Andiamo. Fermi! Non sono loro, non sparate. Portateli via da lì, presto. Comandante! Silenzio! Non potete sparare ai pazienti! Certo che possiamo, abbiamo i fucili. Comandante, mi ascolti! State pronti? Comandante, io sono Sara Fabris. E le dico che non potete sparare a quei pazienti. Signorina, suo padre ha combinato un guaio non da poco e io ho degli ordini da eseguire. Sì, ma... Silenzio! Sorvegliateli. State pronti? Mi hai preso in giro tutto il tempo. Chi è tuo padre? È la figlia del professor Fabris, il responsabile del progetto. È lei il progetto. Che vuol dire lei il progetto? Comandante, se gli sparate non sappiamo cosa può accadere. Silenzio! Scusa.
Non potevo dirtelo. Che significa è lei il progetto? Il professore ha iniziato il progetto per curare la figlia, che soffre di una rara forma di sdoppiamento della personalità, schizofrenia. Non l'avevo mai vista fino ad oggi. È il primo soggetto a cui il professore ha iniettato il farmaco di fase 2. So che senza prenderlo può diventare molto pericolosa. Mio padre aveva un tumore. Era preoccupato di morire prima di riuscire ad aiutarmi. Per questo ho tentato la fase 3. Ma ormai Ormai? io devo prendere il farmaco ogni 2 settimane. Altrimenti cambio. Faccio brutte cose. E adesso il farmaco è distrutto. No, nella valigetta ho tutta la documentazione per riprodurlo, più 2 fiale della fase 2 e un campione della fase 3 nella safe box. Eccoli. Fuoco! Capitano, Sì, signore. faccia controllare. Generale? L'area è stata interamente bonificata. Sì. Abbiamo trovato anche dei civili. Comandante, È la figlia del professore. Sì, è ancora viva. Comandante, deve ascoltarmi. Quei pazienti sono stati trattati con un farmaco sperimentale. Non si preoccupi, è un problema nostro adesso. no! Lei non capisce. No, è lei che non capisce. Questa faccenda è chiusa. Quei corpi vanno immediatamente messi in isolamento per studiarli oppure vanno bruciati. Comandante, fossi in lei l'ascolterei. Sì, signor generale. Dica quello che ha da dire. Il farmaco che stavamo sperimentando serviva a controllare la follia, ma aveva un effetto limitato nel tempo. Per rendere più duraturo l'effetto, abbiamo usato un veicolo, il Cordyceps. Il Cordyceps è un fungo che infetta le formiche. Prende possesso del loro sistema nervoso e le controlla. Abbiamo cercato di riprodurre lo stesso principio. Abbiamo legato il farmaco al DNA del fungo. In questo modo lo porta con sé, fissandolo nella corteccia cerebrale. Ora il problema è che questo fungo non passa la barriera ematoencefalica, cioè non passa dal sangue al cervello. Va iniettato direttamente nel cervelletto. Uccidere l'ospite, fermarne il cuore. Non fermerà il fungo. Quindi? Quindi, con la morte del soggetto, il fungo resta in vita e cercherà il modo per diffondersi. Finché il cervello è in attività, la replicazione del fungo è controllata dagli ormoni. Quando il cervello muore, il fungo prende il sopravvento. L'abbiamo verificato nella sperimentazione sui ratti. Dopo la morte avevano delle strane convulsioni. Non sappiamo cosa possa accadere su un sistema nervoso più evoluto.
Quindi non avete la minima idea di cosa potrebbe succedere su un essere umano? Ha sentito tutto, signore? Sì, capisco. A questo punto la Safran non è mai esistita. E questo esperimento non è mai esistito. Capitano? Sì, signore. Organizzi un falò e faccia bruciare quei corpi. Sergente. Sì, signore. Ragazzi, avete sentito? Voi ammucchiate i corpi. Voi prendete la legna. Signorina, mi dispiace. Anche a me. Ma che dice? L'esperimento era finanziato dall'esercito, coperto da segreto militare. Gli ordini sono che la Safran è andata distrutta in un'esplosione accidentale. Tutto il materiale di ricerca è andato distrutto e non ci sono sopravvissuti. Un momento, ragioniamo. Che cazzo succede? Abbatteteli! Via, veloci! Andiamo! Capitano, riportatemi quei tre. Andiamo! Che cazzo è successo laggiù? Quello che temevo. Il fungo ha preso possesso del loro sistema nervoso. È riuscito a farli muovere. Raggiungiamo la macchina. Ecco. Non sparano più. Allora? E allora o hanno vinto i soldati oppure quei cosi. In entrambi i casi per noi non va bene. Via! Via, via, via! Sono resuscitati, ma che avete fatto? Non sono resuscitati. Sono come marionette in balia del fumo. Merda. Li porterà in giro facendo di soddisfare l'istinto primario, nutrirsi, cercando il modo di riprodursi. Si può diffondere? No, non credo.
No. O meglio sì, come un fungo, ma non ha canali con l'esterno. Forse può creare delle spore attraverso i tessuti sulla pelle e da lì diffondersi. Ma a parte le formiche, no, non può attaccare un altro cervello umano. Abbiamo trovato delle spore nella saliva. Quindi, col morso... No, non si trasmette col sangue. Non c'è pericolo. Poi alcune specie di Cordyceps sono anche usate come integratore alimentare. Non si trasmette da lì. E adesso? Adesso non possiamo rivolgerci alla Safrom perché non esiste più. Né possiamo andare in qualsiasi altro laboratorio perché i militari ci inseguiranno. Forse so dove possiamo andare. No. Sara, no. Se tuo padre ha dovuto fare tutto da solo, e anche per colpa sua. Sì, ma lui ci aveva visto giusto. E lui ha un laboratorio privato che ci aiuterà a studiare il farmaco fase 3 e trovare un antidoto. Di chi parlate? Di uno scienziato che collaborava con mio padre. Poi ha abbandonato il progetto quando si è accorto che poteva essere molto pericoloso. È l'unico che ci può aiutare. Prendi la statale. Direzione nord. Merda, no. Che altro c'è? Il sangue coagulato. Che cosa? Il fungo dal sangue non passa al cervello. Ma se il sangue coagula, forma una base solida e porosa, attraverso la quale potrebbe fissarsi, formando le ife, che bucherebbero i tessuti cercando quello nervoso. Le ife? Sì, come dei filamenti. A quel punto potrebbe prendere possesso di un nuovo soggetto. Che cazzo di giornata. I saw you crying, something's gonna change. And just today, honey, this system's been deranged. Without your faith in me, I would be lost once again. And it's you, just you. Pirates of the worlds, and there are shadows all around the walls. A silent armor fights, we can leave honey without toes. And it's you, just you. Now I wanna change. This ends the game, but the first workers' war. Some say yes, some say no, not anymore. And it's you, just you, only you.
something's gonna change. And just today, honey, this system's been deranged. Without your faith in me,